Era un giorno come tanti altri nel 1939, ma per l'equipaggio del sommergibile USS Squalus sarebbe diventato il giorno che avrebbe cambiato le loro vite per sempre. Durante un'ordinaria fase di test, un improvviso guasto tecnico trasformò quella missione in un incubo di sopravvivenza a 240 piedi sotto il mare. Mentre il sottomarino sprofondava nell'oscurità, ogni uomo a bordo sapeva che il loro destino era appeso a un filo. Fu in quel momento che iniziò una delle operazioni di salvataggio più audaci e innovative della storia navale americana. Ora, chiudete gli occhi e preparatevi a vivere questa incredibile storia. Ascoltate attentamente i suoni, lasciatevi guidare dalle parole e immergetevi in un viaggio dove il coraggio e la determinazione degli uomini dell'USS Squalus prenderanno vita nella vostra immaginazione. Quando i sottomarini furono sviluppati per la prima volta, avevano una pessima reputazione, e per una buona ragione. C'erano stati molti incidenti e molti marinai avevano trovato la loro tomba sul fondo dell'oceano, tanto che il servizio dei sottomarini aveva guadagnato il soprannome di servizio delle bare. Nel 1939, uno dei peggiori di questi incidenti avrebbe aggiunto ulteriore peso a questa reputazione. Tra la fine della Prima Guerra Mondiale e i primi colpi della Seconda Guerra Mondiale, le marine di tutto il mondo stavano sviluppando e testando instancabilmente la tecnologia dei sottomarini. Fino a quel momento, combattere una guerra sotto il mare era fatto con mezzi primitivi, ma i primi anni '20 segnarono un significativo passo avanti nelle capacità dei sottomarini. I paesi si sfidavano a costruire e schierare sottomarini più avanzati, capaci di immergersi più in profondità, più velocemente e per periodi più lunghi che mai. Come altri paesi, gli Stati Uniti investirono pesantemente per potenziare la propria marina con sottomarini all'avanguardia e nel 1938 lanciò la sua classe di navi Sargo, equipaggiata con una nuova batteria al piombo acido resistente ai danni da battaglia. Una di queste navi era nota come USS Squalus, una delle prime della sua classe, capace di raggiungere profondità fino a 250 piedi, velocità in superficie fino a 20 nodi e distanze di 11.000 miglia con un solo serbatoio di carburante. Anche per gli standard in crescita della tecnologia dei sottomarini, la Squalus e la sua nave sorella, la USS Sculpin, erano avanti rispetto ai loro tempi. Erano state progettate in vista della Seconda Guerra Mondiale con il compito di interrompere il commercio giapponese e potevano sfuggire agli aerei nemici sommergendosi completamente in meno di un minuto mentre operavano a piena velocità, cosa che nessun altro sottomarino poteva fare. Una volta completata la Squalus, la Marina iniziò una serie di immersioni di prova per garantire che il suo design fosse sicuro e che le sue parti fossero in grado di resistere a tutto ciò che ci si aspettava da esse. E questo processo di test era qualcosa che i paesi prendevano incredibilmente sul serio, perché un totale di 825 persone provenienti da 18 sottomarini di vari paesi erano morte in incidenti sottomarini tra il 1921 e il 1938. Di conseguenza, il servizio dei sottomarini aveva guadagnato il soprannome di servizio delle bare da parte dei media e del pubblico. Ma la classe Sargo di navi mirava a cancellare quella reputazione e, fortunatamente, a quel punto, nei suoi test, la Squalus stava eseguendo le sue funzioni e il suo scopo alla perfezione. La mattina del 23 maggio 1939, la Squalus lasciò la foce del fiume Pataca per un'altra immersione di prova, con un equipaggio che includeva 53 ufficiali e marinai. A bordo c'erano anche 2 ingegneri navali civili e un rappresentante della General Motors, che aveva progettato le batterie. Sotto il comando del retroammiraglio Oliver F. Nine, il sottomarino si diresse verso la costa del New Hampshire, a pochi chilometri dall'isola degli Scogli. Il test del giorno avrebbe incluso manovre subacquee e diverse immersioni e riemersioni, e sarebbe stato un test di routine come quelli già affrontati dalla nave. Intorno alle 9, la sirena risuonò in tutto il sottomarino, indicando un'immersione imminente su ordine del capitano. A questo punto, il sottomarino era in superficie e viaggiava a 16 nodi, e l'ammiraglio era dietro un grande pannello nella sala di controllo pieno di luci che si illuminavano di rosso o verde a seconda dello stato delle diverse parti e pezzi della nave. Il processo di immersione dipendeva fortemente dagli uomini della sala macchine, che al suono della sirena dovevano spegnere rapidamente i motori diesel e chiudere le prese d'aria prima che la nave si immergesse. Poco prima di dare l'ordine ufficiale di immersione, l'ammiraglio verificò che l'intero pannello fosse illuminato di verde e quando tutto sembrava a posto, diede l'ordine finale e la Squalus si immerse.
Quando lo fece, però, una pressione d'aria vibrante si fece sentire nelle sue orecchie poco prima che l'interfono squillasse con un marinaio che gridava di riportare la nave in superficie. Nonostante ciò che indicava il pannello, una delle prese d'aria era ancora completamente aperta e l'acqua di mare stava entrando nella sala macchine. L'ammiraglio Oliver rimase a fissare incredulo. Quello che gli stava riportando il suo equipaggio era impossibile basandosi su ciò che stava guardando. Ma comunque ordinò immediatamente di soffiare i serbatoi di zavorra per riportare la Squalus in superficie il più rapidamente possibile. Orribilmente, però, il sottomarino prese acqua più velocemente di quanto potesse emergere e, dopo un'iniziale risalita, la Squalus rallentò fino a fermarsi. Nel frattempo, nella sala macchine, l'equipaggio stava lottando contro un torrente d'acqua, cercando di sopravvivere mentre la nave si inclinava verso il basso a un angolo di 45 gradi e poi iniziava una rapida discesa verso il fondo del mare. Fu allora che Oliver si trovò di fronte a una decisione che nessun ufficiale vorrebbe mai prendere. Sapeva che la sopravvivenza di chiunque sulla nave dipendeva dalla chiusura delle porte stagne tra la sala di controllo e i compartimenti della sala macchine. Tuttavia, facendo ciò avrebbe intrappolato quelli che erano ancora all'interno, mentre si allagavano completamente. Ma allo stesso tempo, non chiudere i compartimenti avrebbe assicurato che tutti a bordo sarebbero morti. L'ammiraglio Oliver era noto come un leader rigoroso, senza fronzoli, e il suo tatto aveva una ragione molto valida. Nei sottomarini, ogni singola decisione e azione di chiunque a bordo può risultare in un disastro. Non c'era spazio per errori, e in momenti come quello, purtroppo, non c'era spazio per l'umanità. Oliver quindi diede l'ordine di sigillare il compartimento della sala di controllo con gli uomini all'interno. L'uomo responsabile di questo ordine, un uomo di nome Lloyd, iniziò a mettere tutto il suo peso nella chiusura della porta di 200 libbre. Sentì le urla degli uomini che lo imploravano di aspettare, ma non c'era tempo. L'acqua stava già arrivando verso la paratia dietro di loro, quindi la porta del compartimento doveva essere sigillata immediatamente. Mentre chiudeva la porta, diversi di quelli che stavano combattendo contro l'acqua riuscirono a mettersi in salvo prima che si chiudesse con uno schianto. Poi girò la ruota della porta e si assicurò che fosse stagna, sigillando definitivamente il destino di quelli rimasti nei 4 compartimenti allagati del sottomarino, incluso Sherman Shirley, il migliore amico di Lloyd. Tragicamente, la data del matrimonio di Sherman doveva essere la domenica successiva e Lloyd avrebbe dovuto essere il suo testimone. Tra gli altri c'erano 17 membri dell'equipaggio che cercarono di chiudersi nella sala siluri e 9 nella sala macchine e nei compartimenti delle batterie posteriori. Un uomo cercò persino di salire su una scala del portello e provò ad aprire la porta verso l'oceano esterno, ma la pressione del mare era troppo forte e la porta non si apriva. La Squalus continuò a scendere verso il fondo, mentre le batterie nei compartimenti allagati si friggevano a causa dell'acqua. E come se la discesa incontrollata non fosse già abbastanza terrificante, le luci iniziarono a tremolare prima di spegnersi completamente, immergendo l'equipaggio nell'oscurità totale. Sulla Falcon c'erano preoccupazioni che anche l'ultimo cavo potesse rischiare di rompersi, quindi dopo una breve discussione, i soccorritori decisero di non usare il verricello e invece tirarono sulla campana per tutti i 240 piedi a mano. Questo fu un processo straziante che richiese 4 ore, ma funzionò e circa 40 ore dopo essere piombati sul fondo dell'oceano, l'equipaggio sopravvissuto della Squalus fu salvato. Molti di loro avrebbero richiesto cure mediche e alcuni rimasero in ospedale per un po', ma tutti sopravvissero all'incidente. Una volta che la polvere del salvataggio si fu calmata, il prossimo ordine del giorno per la Marina era capire come recuperare la Squalus. Era un sottomarino nuovo di zecca, molto costoso, che si trovava a una profondità gestibile, quindi la Marina non voleva lasciarlo lì. Ma allo stesso tempo, un'operazione di recupero come quella non era mai stata tentata prima. Tuttavia, nel corso di 4 mesi, la Marina lavorò quasi senza sosta per sollevare il sottomarino in una serie di tentativi di prova ed errore. La prima idea era di attaccare pontoni sgonfi insieme a lunghe catene. I sommozzatori avrebbero poi infilato le catene sotto la Squalus prima di gonfiare i pontoni. Al primo tentativo, però, una volta che i pontoni furono riempiti d'aria, la Squalus iniziò una risalita incontrollata e quando emerse dall'oceano con una velocità leggermente superiore al previsto, si liberò dalle catene e iniziò una seconda discesa fino al fondo dell'oceano. Alla fine, ci vollero 5 tentativi diversi usando vari metodi di attacco di quei pontoni prima che il sottomarino potesse essere sollevato e trainato di nuovo al cantiere navale.
Una volta assicurato lì, l'acqua fu drenata dai compartimenti allagati e 25 dei 26 corpi furono recuperati. Durante uno di questi tentativi di recupero, uno dei portelli si aprì e un corpo si allontanò dal sottomarino nelle profondità e non fu mai recuperato. Quando la Squalus fu finalmente esaminata, con grande sollievo del capitano e dell'equipaggio del sottomarino, il problema risultò essere un malfunzionamento meccanico invece di un errore umano. Questo malfunzionamento impedì ad alcune prese d'aria di chiudersi correttamente, cosa che non era indicata dal pannello di controllo. Oliver fu quindi elogiato per la sua eccezionale leadership, coraggio e gestione del disastro, ma diede il merito ai membri dell'equipaggio sotto il suo comando. In un rapporto scritto per la Marina, Oliver spiegò di aver assistito a un vero esempio di cameratismo e amore fraterno, e ciascuno dei membri dell'equipaggio si considerava responsabile della vita dell'uomo accanto a lui. Insieme ce l'hanno fatta condividendo coperte e ammassandosi in gruppi per mantenere il calore corporeo. Quelli che stavano meglio si sacrificarono per quelli in condizioni peggiori e persino Oliver cedette il suo cappotto a uno degli uomini in ipotermia. Oliver dedicò anche spazio nel suo rapporto all'atto eroico compiuto dall'elettricista Lawrence. Nella mente del capitano, il pensiero rapido di Lawrence nel disabilitare le restanti batterie per prevenire l'esplosione fu ciò che li salvò davvero, e questo ebbe un costo anche per Lawrence. Quando disabilitò la prima batteria, completò un circuito che inviò veri e propri fulmini intorno allo scafo così luminosi che visse il resto della sua vita con problemi di vista. Una volta terminate tutte le indagini, sebbene i danni alla Squalus fossero estesi, sarebbe stata comunque recuperabile. Dopo le riparazioni, fu ricommissionata come USS Sailfish e 3 dei sopravvissuti della Squalus tornarono persino a servire come parte dell'equipaggio. Tra gli altri, 4 morirono in azione durante la Seconda Guerra Mondiale e l'ammiraglio Oliver non comandò mai più un altro sottomarino. Optò invece per diventare un ufficiale ingegnere sulla USS California, che divenne un bersaglio durante Pearl Harbor, ma fortunatamente era a terra quando iniziò l'attacco e sopravvisse. 2 anni dopo, la Sculpin fu affondata da un cacciatorpediniere giapponese e la Sailfish restituì il favore affondando quel cacciatorpediniere. Servì poi con onore durante la Seconda Guerra Mondiale e fu infine dismessa poco dopo. Più di 80 anni dopo, il salvataggio e il recupero della Squalus e del suo equipaggio sono ancora una delle operazioni più impegnative della Marina. Ancora oggi, lo sforzo incredibile di Oliver e del suo equipaggio fa parte del manuale ufficiale della Marina sui salvataggi dei sottomarini. Se sei arrivato fino a qui, grazie mille per aver guardato, e se hai un suggerimento per una storia, sentiti libero di inviarlo tramite il modulo che trovi nella descrizione. Spero di vederti nel prossimo video.